Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata sul canale iCaterpie. Questa settimana la dedichiamo al tema Ammazza la zanzara e cerchiamo di vedere tutti i modi possibili di counterare il miglior mazzo in circolazione, ossia il Buzzwole Garbodor. Nello scorso video abbiamo visto Mara Marlukia, questa settimana invece andiamo a vedere l'Ultra Beast Box, un mazzo che sono sicuro piacerà un sacco di voi. Sigla e poi iniziamo! Ok, allora andiamo a vedere brevemente quella che è la lista mazzo. Il mazzo ha una strategia vincente e avvincente, ma è molto delicata da sfruttare, per cui andiamo a capire bene di cosa stiamo parlando. I Pokémon in questione sono questi, sono 14 e sono praticamente gli stessi. L'idea cos'è? Grazie alle varie carte che abbiamo nel mazzo setteremo questo stacca-tacca in panchina quanto più numerosamente possibile. Cosa vuol dire? Il suo potere dice: tutte le ultra creature prendono 10 danni in meno dai danni avversari. Questo rende i nostri Pokémon, che già sono grossi di loro, ancora più grossi. Lo useremo in realtà anche per gli attacchi, grazie ai Beastring che vedremo dopo, per fare 120 col primo, poi capirete perché sono abbastanza, e 50 più 50 per ogni premio che abbiamo già preso. Quindi un CX in grado di fare danni molto grossi. Perché dico che questi 120 possono bastare? Perché qualora ci trovassimo ad affrontare un mazzo fatto di Exo GX, in questo caso in standard di GX, il Duskmane Necrozma, un Pokémon promo, fa 60 a uno dei Pokémon GX o X dell'avversario. Questo vuol dire che la maggior parte di loro ha 180-190 di vita o raramente di più. Noi inizieremo la partita sicuramente con questo Necrozma. 60, 60, 60. Spargeremo questi 60 in giro in maniera molto tattica per arrivare poi a finire il tutto con l'attacco a 120 di Staccataka. Qualora riuscissimo a caricare anche questo, 100 danni, e se il mio avversario ha esattamente un premio, altri 100 danni che male non fanno. Qualora ci trovassimo a affrontare contro Pokémon troppo grossi per poter essere tirati giù, il Duskmane Necrozma GX ci arriva in aiuto. Perché? Perché con 4 energie fa 220 danni. Il primo attacco non c'è di particolare aiuto, vedrete voi che fa 60 con 3, e con 3 il GX fa 250, ma possiamo usarlo solo se siamo in svantaggio di premi. L'ultimo dei nostri Pokémon a disposizione è il Naga del GX, un fase 1 che con solo un'energia di qualunque tipo, quindi un Pokémon che sicuramente mi vedrete in futuro sfruttare in altri modi, non necessariamente all'interno di un Ultra Box metallo, 20 per il numero delle Ultra Bestie che abbiamo in gioco. Nel mazzo abbiamo solo Ultra Bestie, cercheremo di mettere quanti più Pokémon in panchina fin dal primo turno, per cui l'idea è quella di fare 120. Sommati ai vari sessantini che abbiamo messo in giro con il Necrozma, dovrebbero essere sufficienti. Il secondo attacco non andremo praticamente mai a fare, a meno di non sfruttare la Beast Energy che vedete qui. Comunque 110 è meno di rispetto al 20 che andremo a fare dopo. Il GX è situazionale al massimo, dice: entrambi i giocatori rimischiano i propri premi nel mazzo, dopodiché ne mettono 3 dalla cima del mazzo. Quindi siamo straordinariamente in svantaggio, 6 premi a 1, rimettiamo le carte in tavola, 3 premi pari, e andiamo a giocarci la partita. Abbiamo bisogno di tirar fuori quanti più Pokémon possibili fin da subito, per cui Nest Ball, prendi un Pokémon base al mazzo e mettilo in panchina. Ultra Ball non vedrete di più se non l'Ultra Space, questa è nuova, non l'abbiamo mai usata fino ad ora. Dice: una volta per turno cerchi nel mazzo una carta Ultra Bestia e mettetela in mano. Per cui, come ho detto, tutte le nostre carte sono Ultra Bestie e ci fa molto molto comodo, soprattutto per andare a togliere quella che è la Shrine of Punishment avversaria, una carta che si sta usando tantissimo adesso. Sono tutte ultra creature, per cui Beastring, nel momento in cui il mio avversario ha 3 o 4 premi, posso caricare 2 energie dal mazzo uno di loro. Chi andremo a caricare? Sicuramente lo Staccataka, perché non sembra perché è un wall, ma è sicuramente il nostro attaccante, o nel caso ci servisse uno dei 2 Necrozma. Per recuperare i Pokémon abbiamo la barella, e tutto questo sono le supporter. Come potete vedere in questo mazzo ci sono poche trainer. Perché? Perché ho molta paura di Garbodor. La partita contro Buzzwole Garbodor me la gioco soltanto con Naganadel, e se gioco troppe trainer non posso
subirò molto facilmente KO da Garbodor. Per pescare 4 Cynthia, 4 Lily e 3 Tete Lisa, quindi doppio modo per ritirare, e aggiunti all'Acerola, visto che in teoria non dovrebbero morire in un colpo i miei, Acerola mi è utile per farlo andare su. Solo 2 choice perché in teoria, se tutto va come deve andare, i 60 che metto in giro bastano per fare i KO precisi. 11 energie e molto velocemente abbiamo visto il mazzo. Secondo me può essere buono in questo formato perché dovrebbe andarsi a giocare con tutto, ma soprattutto avere un buon matchup contro quello che è, come ho detto all'inizio del video, il miglior mazzo in circolazione, ossia Buzzwole Garbodor. La strategia l'abbiamo visto, andiamo a vedere come effettivamente si comporterà in una partita contro un avversario. Ok, allora andiamo a vedere come funziona un attimo questo Ultra Beast Box. Allora, lo chiamo Ultra Beast Box perché ci sono dentro soltanto ultra bestie, e seppur possa essere fatto in tantissimi modi diversi, io penso che al momento questa sia la versione più competitiva che si possa tirare fuori. Non ci sono molte ultra bestie in formato. In generale il Buzzwole ha perso tantissimo, e fino a quando non decideranno di mettere altre ultra bestie in formato, sono convinto che questa sia la versione più interessante. Dunque, Duskmane e Necrozma come Pokémon attivo, abbiamo già uno Stakataka da mettere in panchina. Allora, me ne aspetto davvero tanti di Garbodor online, anche perché davvero è il mazzo più forte in circolazione. Per cui abbiamo già di fronte un ottimo test. Dunque, Ultra Ball per Lele. Per noi è un vantaggio che giochi Lele. Io personalmente nella mia versione l'ho tolto per fare posto a altro. Penso davvero che si possa scegliere di giocare una versione migliore. A noi in questo momento fa comodo perché sicuramente basta un'energia per andare a prendere il 60 danni. Così come se hai Lele al primo turno, fare lì e settarti con 8 carte è meglio rispetto che darne 4 all'avversario. Però, wow, vabbè. Wow, non male! Adoro questo software. Vediamo se troviamo un'energia. Ah, un'energia per attaccare l'ho trovata. Non è quella che speravo. Però va bene. In questo momento il Galvador non mi fa minimamente paura. Ora, non so se aspettarmi un Buzzwole Garbodor normale o altro. Di sicuro vedo il Diancie, vedo l'energia rotta. Quello che cercherò di fare io in questo momento è andare a settarmi quanto meglio possibile senza usare addestramenti, o usarle il minimo possibile. Dunque, mi chiama davanti uno Stakataka. Va bene. Allora, cosa posso fare? Posso fare Acerola e andare a prendere in mano lo Stakataka e uscire ad attaccare, ma avendo lui fatto il martello direi che probabilmente giocherò Tete Lisa, a meno di non pescare un'energia almeno. Tanto a botte di 60 anche per lui è lunga. Tete Lisa. Mi scrivo nel mazzo e pesco 5. Ok. Come ho detto sono restio a giocare addestramenti, soprattutto perché quello che ho in mano mi può servire un po' tutto. Ok, gioca per nostra fortuna all'altare della luna e non la shrine. Anche qui mi sfugge il senso, ma contento lui.
Dunque, Slash Hammer. Non faccio salti di gioia al pensiero di sacrificare questo staccatacca. Per cui... Dust Shot, altri 60 altapurele. Dunque, lui ha usato finora un Escape Rope. Quindi ha ancora tutti i Guzma. Ok. Dunque, il mio avversario ha 4 premi, per cui ho i B-string attivi. Ultra Space, sicuramente. Poi, Energia e Tetelizza. Mischio e pesco 5. Non ho ancora usato neanche un addestramento. Per cui, una volta che faremo sparire questo puzzle, in teoria, se tutto va come deve andare, dovremmo essere molto molto vicini a vincere la partita. Ok, da shot. Prendo il mio KO, so che così facendo attivo lo slash damage avversario. Tuttavia questo mi darebbe fastidio solo unicamente mi mettesse KO lo stack attack a questo turno. Dunque, Rainbow Energy, qui niente B-String, niente Beast Energy, scusate. Guzma e prendo lo Stakataka. Sono 120, 140, quindi non il KO. Certo, 130. Dunque, vado a prendere nel mazzo un Naganadel. Scelgo di giocare il primo addestramento della partita. 2, 4, 6, 8. Così facendo ho già il KO sul Buzzwole. Il mio avversario ha usato 2 Guzma. 2, 4, 6, 8 per la debolezza sono sufficienti per il KO. Ottimo, questa cerola mi dà un attimo un sospiro di sollievo, sempre che non mi giochi il terzo Guzma in 3 turni. Ora, è vero che noi ne avevamo 4 in prima mano, però il mio avversario praticamente non sta facendo nulla. Swing around per 8, 10, 12, 14, 17, 20. È comunque lontano dal KO. Dunque, Ultra Ball, un'altra Rainbow dietro, quindi... Oh, quindi non fa lo swing around. Allora, come potete vedere questo mazzo gira da Dio, c'è poco da fare. Ciò nonostante è counterabile per il semplice fatto che nel momento in cui si va a ridurre il danno del Buzzwole e si riescono a non giocare le trainer, noi lasciamo l'avversario completamente senza modi di attaccare.
Ok, prendo un Poipole che può essermi utile per dopo. Io ho un addestramento per cui mi fa 20 e 3, 50, quindi 100. Siamo ancora lontani dal KO. Ho preferito fare una scevola dietro e non giocare nient'altro. Perché avrei potuto fare ultra per prendere un altro Sakataka. Ma in questo modo, avendo giocato soltanto un addestramento in tutta la partita, grazie ovviamente ai vari pescaggi, grazie ovviamente all'Ultra Space, siamo riusciti a portarci in una situazione in cui il nostro avversario è completamente inerme, non può farci nulla. A meno di non far saltare fuori altro, sono abbastanza tranquillo. Questo è il motivo per cui penso che questo Ultra Beast Box possa essere buono contro questo genere di mazzi. Anche qualora il mio avversario avesse giocato la versione Buzzwole Weavile, sarei stato comunque tranquillo, comunque fiducioso di portare a casa la vittoria, perché invece di settare gli stack attacca avrei semplicemente giocato Naganadel senza altri Pokémon che avevano abilità, quindi solo Poipole e Necrozma. Avrei comunque fatto 120, 120, 20 e il mio avversario non avrebbe avuto modo di fare danni. Dunque, vediamo un po'. Vado a prendere un altro Sakataka. A me rimangono 2 premi, ho ancora 3 Guzman nel mazzo, per cui sicuramente la prima cosa che faccio adesso è continuare a usare il supporter finché non salgono. Ho ancora la possibilità di attivare i B-string che comunque non stanno salendo, però. Energia Stakataka, che comunque con 3 è un ottimo attaccante, basta per fare KO praticamente tutti i suoi Pokémon. Arriva addirittura a segnare la terza energia al puzzle, cosa che avrebbe potuto oggettivamente fare prima. Ma anche con 3 energie comunque non è un attacco che mi mette in difficoltà. Lancio 2 volte la moneta, il massimo che può fare sono 8, 10, 12, 14 e 3, 17. Ben lontano dal KO che gli serve, considerando che in questo momento tutto il danno che mi fa è ridotto di 30. E quell'ele che ha messo giù all'inizio è stato davvero una mano dal cielo per noi. 3 chance per 0 danni. Dunque, Ultra Space, vado a prendere un Naganadel. Potrei fare Lil da 1 o giocare una Ultra Ball. Preferisco Lil da 1. Ok, abbiamo trovato un B-string. Il nostro Sakataka si trasforma da grande qualunque cosa sia fatta di mattoni a un qualcosa che mena. E adesso il nostro GX fa 300 danni, per cui non male. E considerate che ho fatto tutto questo, quindi dominato completamente una partita, giocando 2 addestramenti in tutta la partita. Per cui direi che il mazzo si è comportato ben più che decentemente. Il matchup contro Buzzwole Garbodor dovrebbe essere straordinariamente facile. Il matchup contro Buzzwole Weavile dovrebbe essere altrettanto semplice. Potremmo avere dei problemi contro Malamar, Box, soprattutto per via della debolezza, ma i nostri attaccanti sono e resteranno gli stack-attacca, per cui una volta perso il primo Naga, il resto dovrebbe andare decisamente meglio. Bene, il nostro avversario ci fa i danni che ci deve fare, noi abbiamo Acirola in mano. Senza indugio con Segugio. Andiamo a sparargli un GX da 300 danni. Boom! Un muro di mattoni che ti sale addosso. Dio che male che fa.
Eccoci arrivati alla fine di un altro video. Come per ogni mazzo vi consiglio di provarlo, provarlo e riprovarlo, ma soprattutto con questo prendete davvero tantissima dimestichezza, perché la strategia non è semplice e impararla alla perfezione fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e qui trovate tutti i modi che avete a disposizione per seguirmi, ma soprattutto in streaming ogni settimana su Twitch. Ciao ragazzi, a presto!